È appena arrivata e ovviamente io sono qua pronto per recensirla perché non ho pazienza e dobbiamo vederla subito. Sembra stupenda, sembra addirittura più bella della versione in esclusiva per il D23 e quindi direi di iniziare subito con questa Jasmine in edizione limitata del Disney Store. Iniziamo come sempre dalla sua scatola, che è davvero gigantesca e non riesco a capire come mai la Disney stia ingrandendo sempre di più queste scatole, visto che le bambole all'interno sono sempre della stessa grandezza, ma come vedete la scatola è veramente gigante ed è anche un po' difficile da riporre perché occupa un sacco di spazio. È completamente sui toni del blu e dell'azzurro, con qui nella parte centrale questa striscia blu più scura con scritto Jasmine Collector Doll, edizione limitata una di 5600. In mezzo a questi decori leggermente dorati con anche dei dettagli azzurri sia sopra che sotto, decori che ritroviamo anche lungo i bordi di questa parte frontale della scatola, sempre con l'oro, un oro molto delicato, quasi un platino, e sempre con quell'azzurro. Come vedete la scatola ha anche questo finish metallizzato molto bello. Gli stessi dettagli ci sono ovviamente anche sull'altro lato della scatola, dove possiamo anche vedere qui in alto che è consigliata dai 6 anni in su. La parte superiore invece è fatta di plastica trasparente con di nuovo la scritta Jasmine dorata, effetto metallizzato, e di nuovo quel simbolino che abbiamo visto prima. Tutte quelle decorazioni le ritroviamo anche su entrambi i lati della scatola, dove non c'è scritto nulla, troviamo solamente quei decori con quelle specie di foglie o spighe, non riesco a capire cosa siano, comunque dorate e azzurre. Anche l'altro lato, come vedete, è completamente identico, non cambia proprio nulla. E anche sul retro non ci sono tantissime cose da vedere, pensavo che ci sarebbe stato qualcosina in più. Invece qui in alto vediamo questo decoro azzurro arabeggiante, con all'interno il simbolino, il decoro di prima dorato e azzurro, e con la scritta qui sotto Jasmine Collector Doll. Appena più in basso c'è scritto che questa bambola celebra i 30 anni di Aladdin, si spiega che gli artisti Disney sono molto orgogliosi di presentarci questa limited edition e varie altre cose che se volete potete mettere in pausa il video per leggere. Appena più in basso c'è la stessa cosa tradotta anche in francese e invece qui sotto ci sono le solite informazioni che non ci interessano. Come avete visto la scatola di questa bambola non è aperta, non ce la fa vedere all'interno, ma si apre proprio qui dove c'è questa fessura che poi qui sopra è leggermente, come vedete, tondeggiante, e andando ad aprirla possiamo finalmente vedere la nostra Jasmine all'interno. La prima cosa che salta all'occhio è sicuramente questa enorme vetrina che ci lascia vedere la bambola all'interno quasi completamente. E dico quasi perché, se notate, questa parte è stata realizzata un pochino troppo bassa e quindi taglia un pezzo della testa della nostra Jasmine e soprattutto ce la fa vedere completamente in ombra. Qui comunque possiamo vedere il logo del 30° anniversario di Aladdin con anche un artwork bellissimo di Jasmine. Anche lungo entrambi i lati che incorniciano questa vetrina vediamo i decori che c'erano prima sull'esterno della scatola. Negli angoli della plastica invece ci sono questi dettagli d'oro metallizzati davvero molto belli che rappresentano dei fiori. Quello di prima nell'angolo in basso a sinistra, invece questo qui è nell'angolo in basso a destra. Invece all'interno della porticina più piccola troviamo anche qui un fiore in basso e anche un fiorellino qui in alto. Invece nell'anta più grande ritroviamo ovviamente i fiori di prima dorati, ma anche qui questa taschina con all'interno il certificato di autenticità, che come vedete è abbastanza semplice, riprende sempre i fiori. Troviamo la scritta Jasmine Collector Doll, ci certificano che appunto è una bambola rilasciata nel 2022 dal Disney Store, e qui in basso c'è scritto il numero della bambola, la mia è la 2114 di 5600. Sul retro ci sono le stesse informazioni ma scritte in francese. L'ultima cosa che possiamo notare qui è che ovviamente c'è scritto qui davanti il suo nome, sempre in mezzo ai decori che abbiamo visto anche prima. Ovviamente anche per lei, come per tutte le limited edition, possiamo andare a rimuovere la parte frontale e poi estrarre anche la bambola dalla parte esterna. In questo caso purtroppo, anche se la scatola è la più grande mai realizzata credo per una limited edition, il Disney Store ha ben pensato di non mettere la plastica trasparente sul davanti, ma solamente la parte frontale con la vetrinetta. Quindi questa meravigliosa Jasmine non possiamo esporla senza il resto della sua scatola, ma dovremo per forza, se la vogliamo ovviamente protetta e in box, esporla con tutto il box intero. Ora però direi che è giunto il momento di deboxarla, perché voglio assolutamente vederla con voi fuori dal box, perché credo che potremmo scoprire alcuni dettagli che dal box non si vedono, o comunque apprezzare meglio quelli che adesso sono magari un pochino nascosti. Questo è come si presenta una volta tirata fuori dalla scatola e devo dire che fa una scena
immensa, è veramente bellissima. L'unica cosa che mi dispiace è che in camera sembra tutta completamente vestita di blu, quando invece il suo vestito è tutto viola. Solo che purtroppo questo tipo di viola in camera sfasa tantissimo e sembra blu. Iniziamo però a guardarla dal suo viso e ragazzi è meraviglioso. I suoi occhi sono castani e come vedete guardano di lato, sopra gli occhi ha diversi ombretti oltre a delle ciglia lunghissime rutate proprio impiantate negli occhi e vediamo che sulla palpebra mobile ha un ombretto oro quasi platino, una linea nera di eyeliner e poi un ombretto viola che sfuma glitterato verso il sopracciglio. Le sue sopracciglia sono molto scure, sono quasi nere con un sacco di pellettini disegnati all'interno, sulle guance invece indossa un sacco di blush e le sue labbra invece sono molto semplici e hanno questo rossetto rosso mattone. Il suo viso lo trovo davvero molto bello, anche perché queste sopracciglia le danno un po' quest'aria quasi serena ma sconsolata, non saprei come definirlo. Allargandoci un pochino, iniziando a guardare i suoi capelli, vediamo che sono raccolti in un modo molto semplice, ha la riga che non si capisce se è centrale o laterale, ma ha la riga in questo punto. Ovviamente sono completamente neri e i due lati qui sono stati raccolti proprio come ce li ha quasi sempre raccolti Jasmine, tutti raccolti in questo torciglione su entrambi i lati e poi chiusi qui dietro in una coda con un elastichino nero. Sono davvero lunghissimi perché arrivano praticamente fino quasi alle sue ginocchia o comunque sotto il sedere, ma purtroppo come sempre sembrano dei tentacoli perché come vedete sono tutti pieni di gel soprattutto in fondo e sembrano davvero dei tentacoli. Non so se andrò a sistemarli perché comunque sono sul retro e non si vede tantissimo, però questa è la situazione, sono leggermente croccanti. Non sono particolarmente acconciati se non per quella coda che raccoglie due torciglioni e che poi scende con diversi elastici lungo la lunghezza dei capelli molto semplici e ovviamente anche in fondo con questo ricciolo croccante. Iniziando a guardare quello che indossa, per prima cosa notiamo questo orecchino completamente dorato, tutto di metallo, tutti i suoi accessori sono di vero metallo, con qui questa specie di piuma di pavone stampata, ma con anche qui questa gemma azzurra applicata proprio al centro. Molto bello, ovviamente uguale su entrambi i lati. Scendendo invece a guardare la sua collana, ho il dubbio che sia un riciclo. Molto bella, è bellissima, tutta sempre di metallo dorato con al centro questa pietra azzurra, tutti questi dettagli stampati che ricordano un po' delle piume di pavone, ma come vedete qui sul retro sembra mancare quasi un pezzo, come se ci fosse l'attaccatura per una catenina o qualcosa del genere, e in più non si chiude proprio come una collana, quindi ho il dubbio di aver già visto questa collana come tiara o coroncina su un'altra bambola. Iniziando però a guardare quello che indossa, nella parte superiore indossa questo top, nella parte centrale realizzato con questo raso viola che voi probabilmente vedrete blu ma vi assicuro che è viola, molto lucido e molto morbido, con qui sotto lungo tutto il bordino inferiore questi ricami dorati che impreziosiscono tantissimo la stoffa, due cuciture dorate ricamate le troviamo anche qui sullo scollo di questo top. L'inizio delle maniche presenta queste spalline sempre di raso con anche in questo caso un bordino dorato, invece le maniche sono state realizzate con questo tessuto sempre viola, molto trasparente e veramente molto leggero e sono delle maniche a palloncino, con qui proprio all'altezza del gomito questo elastico per tenerle chiuse e ferme. Davvero morbidissime e bellissime. Sulle braccia vediamo già che le hanno anche applicato questo scialle che inizialmente sembravano delle maniche lunghe e invece è solamente uno scialle. Infatti se la guardiamo dal retro vediamo che c'è proprio questo pezzo di stoffa che passa dietro la sua schiena attaccato ad entrambe le braccia ed è davvero lunghissimo perché arriva fino a terra da entrambi i lati. Quindi hanno realizzato uno scialle davvero un sacco lungo e soprattutto, anche in questo caso, è realizzato con lo stesso tessuto che hanno utilizzato per le maniche, morbidissimo e trasparente. Qui purtroppo, come vedete, ci sono dei fili tirati perché, come sapete, il Disney Store mitraglia sempre queste bambole con quei cazzini di plastica che inevitabilmente vanno a rovinare i tessuti. La parte inferiore del suo vestito invece è composta da questi pantaloni con sopra questa sottospecie di gonna, ma andiamo per gradi perché per prima cosa vediamo che qui in vita c'è questa specie di fascia sempre dello stesso raso del top con anche applicati questi dettagli che non so cosa debbano rappresentare ma sono davvero molto carini, tutti dorati di metallo dorato e con al centro tra un'applicazione e l'altra queste due catenelle sempre dorate che ricadono proprio qui davanti come se fosse una cinturina. Molto belle, mi piacciono da morire, ma poi sapete che io amo i dettagli di metallo su queste bambole. La parte invece interna è composta da questi pantaloni che purtroppo sono davvero semplicissimi, infatti se vedete scendono
tutti semplici e lisci fino alle caviglie, non hanno alcun decoro, non hanno alcun ricamo, non hanno assolutamente nulla, a differenza della versione D23 che invece aveva un sacco di ricami qui, aveva delle applicazioni di metallo sulle caviglie. Questi invece sono stati chiusi qui con la parte della caviglia un pochino più stretta e il resto, diciamo alla fine, anche in questo caso un po' palloncino. Il tessuto è comunque molto bello, di un bel viola, leggermente quasi elasticizzato, che però avrei preferito avesse qualche dettaglio in più, giusto un ricamino o anche solo la cavigliera di metallo. Prima di passare a vedere invece la sua gonna, che è la parte più elaborata, volevo mostrarvi le sue scarpe, che sono completamente di plastica viola quasi blu, perché in questo caso sono quasi effettivamente blu, molto semplici, con il tacco conico, lucide, ma con questo dettaglio colorato d'oro proprio qui sul davanti. Molto carine anche se molto semplici. Ma passando invece alla parte della sua gonna, direi che ragazzi guardate che roba, guardate che ricami e guardate che dettagli. La parte finale, come vedete, finisce con tutte queste punte e quasi per tutte queste punte ci sono questi disegni ricamati con filo dorato, filo viola e anche tutti questi glitter applicati, dove possiamo vedere che ce ne sono alcuni viola e alcuni invece olografici, quasi verdi, davvero bellissimi. E vi dimostro il disegno perché è qualcosa di fantastico. Guardate come è stato ricamato in modo perfetto, come sono stati applicati bene i brillantini e quanto è bello questo disegno. Io veramente in questo caso sono davvero senza parole. Ma se poi ci spostiamo un pochino e andiamo a vedere la parte centrale del retro del vestito, il disegno cambia ed è ancora più elaborato confronto a tutti gli altri. Guardate che meraviglia! È di base praticamente lo stesso disegno, ma con alcuni dettagli in più. Infatti si può decisamente notare la differenza in questo punto, dove sono tutti qui abbastanza semplici, invece questo qui guardate quanto è più elaborato. Non l'avrei mai scoperto lasciandola in scatola e invece questa parte è davvero wow! Questa gonna, io la chiamo gonna, è stata anche foderata all'interno con questo tessuto blu viola grigiastro, perché è un pochino più grigiastro confronto al viola del suo vestito. Ma le cose che arrivano con lei non sono finite, perché sul suo braccio sinistro possiamo vedere questi due braccialetti di metallo dorato, diversi l'uno dall'altro, uno molto semplice come vedete che sembra quasi rappresentare tre braccialetti diversi incollati tra loro, l'altro invece con un sacco di dettagli che però così ad occhio nudo non riesco a capire cosa dovrebbero essere, però è comunque davvero molto bello e soprattutto, come vi dicevo prima, gli accessori di metallo io li amo tantissimo. Ma la cosa che mi ha davvero lasciato a bocca aperta sono i braccialetti sull'altro braccio, perché ne indossa ben 4, i primi 3 molto semplici, completamente identici tra loro, di metallo dorato, realizzati con queste specie di palline, e poi ce n'è uno che invece è un oro un pochino più chiaro, quasi platino, ma ragazzi all'interno ha incastonate tutti questi cristallini bianchi davvero bellissimi. Sono stati incollati davvero uno ad uno, non sono semplicemente un'illusione come in tanti altri braccialetti, ma ci sono proprio i cristalli all'interno. Wow! Veramente wow. Con lei, oltre a tutto quello che abbiamo già visto, arriva anche lo stand, che anche nel suo caso è leggermente mitragliato. Come vedete è ovale e magicamente non balla. Sapete che di solito gli stand del Disney Store li fanno diventare tutte ballerine. La cosa secondo me un po' strana e particolare è che la parte dove si aggancia la bambola è larghissima. Praticamente si deve agganciare sui fianchi e non in vita o in mezzo alle gambe. Praticamente la bambola va presa e va infilata così, proprio con i fianchi all'interno di questo stand. Solo che se vedete lo stand è molto più largo della bambola e scivola completamente fuori. Quindi non riesco a capire perché non metterle un altro tipo di stand, magari il classico stand in mezzo alle gambe, ma metterle questo che non tiene nulla, la fa completamente crollare. E questa era la nuova limited edition di Jasmine del Disney Store. Devo dire che chi si aspettava un triplo wow rimarrà deluso, perché la trovo sicuramente bellissima, è davvero bellissima. Ma ragazzi, a differenza di molti di voi che ho visto sui social, che mi hanno scritto in privato, o anche a differenza di tante recensioni che ho visto, non mi viene da urlare al miracolo. So che molti con queste nuove bambole, Merida, lei e Biancaneve, hanno detto che il Disney Store sta finalmente tornando ad alzare un sacco la qualità, che sta tornando a fare cose bellissime come prima, ma vi devo dire che sinceramente se dovessi scegliere trovo fatta meglio, con una qualità più elevata e una maggiore ricercatezza, nella Jasmine che c'è lì dietro, quella della Designer Collection. In questo caso è bellissima, i ricami sulla gonna sono stupendi, ma la sensazione di riciclaggio
riciclato nei suoi orecchini, nella sua collana e nella sua cinturina, chiamiamola così, e il fatto che tolti i ricami il resto sia davvero semplicissimo per quanto bello, ripeto, non mi fa urlare al miracolo. È una bambola bellissima, è una bambola che costa anche molti soldi perché come sapete costa 140 euro e mi dispiace dirlo, credo che non valga i soldi che costa. Sicuramente è bella, sicuramente la preferisco 100 volte alla sua versione D23 che come sapete non mi piaceva perché aveva troppe cose, ma lei è una delle poche volte in cui forse preferivo la bambola all'interno della scatola e deboxandola mi ha un pochino forse deluso. Non posso dire di essere realmente deluso perché ripeto è bellissima e se vi piace, se riuscite a recuperarla non posso che far altro che consigliarvela, ma avevo le aspettative altissime da tutto quello che ho sentito in giro e anche dai video degli altri su YouTube e mi aspettavo qualcosina di più, che invece qui purtroppo non ho trovato. Per fortuna, come sempre, andrò a rimetterla in scatola, quindi diciamo che quello che manca in questa bambola secondo me lo compenserò un pochino con lo sfondo della scatola, ma sì, se dovessi darle un voto, per farvi capire, darei sicuramente un voto altissimo, un 9, 9,5 alla designer, ma con lei purtroppo non arriverei a superare un 7. Detto questo, spero di non avervi deluso con il mio poco entusiasmo, spero comunque di avervela mostrata nel migliore dei modi come cerco di fare sempre. Se ci sono riuscito fatemelo sapere qui sotto nei commenti e soprattutto fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se anche voi avete la sensazione che manchi un qualcosina oppure se secondo voi è perfetta così. Sono davvero curioso, quindi aspetto qui sotto tutti i commenti. In ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo video vi sia tornato utile. Fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va come sempre mi trovate su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e anche vi ricordo su Instagram come Toys Expression Dolls, dove ho anche già pubblicato alcune foto di questa Jasmine e anche un piccolo reel. Quindi se volete vedere qualche anteprima, seguitemi anche lì. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Questo succede perché lo stand fa schifo.